partiamo! Vi racconto finalmente del mio viaggio attraverso l'Italia, dove ho visitato tutte e 20 le È una regioni. grande avventura. La prima tappa è stata la regione della Puglia. Io e la mia amica Pia siamo partite e siamo scese da Milano fino a Bari in treno e questo è l'inizio del nostro viaggio. Allora, in italiano. In italiano. Iniziamo. Abbiamo 50 minuti di ritardo, 49, ma siamo quasi arrivate. Sì. È stato il viaggio della speranza. La mia voce è completamente andata, quindi tu dovrai parlare molto nei prossimi giorni. Sì, sì. E siamo quasi arrivate. Sei felice? Molto. Tra poco scendiamo, poi dobbiamo prendere un altro treno, andare in aeroporto e prendere la macchina a noleggio e poi andare in hotel. In hotel. Ce la facciamo. E tu dormi? No, io dormo finalmente. Io non ho dormito per niente. 8 ore di treno, io non ho dormito. Però Pia sì. Sì. Ho dormito tanto. Siamo arrivate nel primo hotel dopo essere state fregate ovviamente dal noleggio auto. È la prima volta che mi fregano, di solito sono brava a non farmi fregare e invece ce l'hanno fatta. Ma non parliamo di quello perché siamo in questo bellissimo hotel con questa vista. Ta-da! E anche con altre. E siamo arrivati in Francia. Adesso io avrò bisogno di cibo molto presto, perché ho molta fame. Se Pia non mi sfama, Sete. io divento una bestia. Sì. Sete, anche sete. Pia ha esplorato, ha trovato un tetto, una terrazza. Wow. Oh, bellissima! Bellissima! Olive. Le olive sono le cose che ricordo più buone dalla Puglia e delle bruschette per iniziare. Prima pizza della Puglia. Buongiorno Pia, Buongiorno. come ci sentiamo oggi? Benissimo. Benissimo, wow, guarda che bella giornata. C'è il sole ma non fa caldissimo, non ancora. Non ancora. Abbiamo appena parcheggiato la macchina in questo parcheggio a pagamento fuori dal centro e ora camminiamo, è mezz'ora dal centro, ma vediamo già l'inizio della città là in fondo e siamo felici, sì, Molto felici. felici, abbiamo dormito benissimo, io ho dormito come un ghiro e a quanto pare ho parlato mentre dormivo. Sì. Avevo tante cose da dire. La prima giornata l'abbiamo passata a visitare Bari, era anche la mia prima volta a visitare questa città. Non funziona, l'immobile di via Puntino 6 del palazzo che Stanno litigando. They're arguing. No. No, che cosa ha fatto? No. Molto grave. Siamo nella basilica di San Nicola, patrono della città. E oggi è la festa di San Nicola, quindi ci sono un sacco di persone. La città ci è piaciuta tantissimo perché ha un po' un contrasto tra la città vecchia e la città nuova. Allora, abbiamo trovato questo posto, vedete questo menù intero e tutto questo menù è tutto senza glutine e la maggior parte anche senza lattosio. Cioè la mia felicità è immensa in questo momento, non vedo l'ora di vedere cosa abbiamo ordinato. Questo è solo l'inizio. Sei pronta? Il resto lo abbiamo mangiato così velocemente che non abbiamo neanche fatto in tempo a fare una foto. Dopo aver mangiato siamo andate a visitare il castello della città, una breve visita,
a fare qualcosa anche di culturale e la giornata è passata così, visitando la città e mangiando tutto quello che potevamo. Quindi Bari per noi è approvata. La differenza tra stamattina vuota e adesso è completamente piena di gente. E fa caldo, Sì, molto caldo molto adesso. caldo. Noi stiamo tornando alla macchina, abbiamo finito di visitare Bari. Torniamo alla macchina e andiamo a vedere un altro castello, perché non ne abbiamo abbastanza di castelli. No. Mai. Allora, Castel del Monte. Vediamo qual è la specialità di questo castello, la particolarità. Sembra molto bello già da qua, molto grande. Anche i fiori. Anche i fiori sono molto belli. Lungo la strada c'erano un sacco di papaveri, riuscite a vederne anche qui qualcuno, che sono sempre bellissimi. Anche il Mischiati. panorama. Anche il panorama è bellissimo, brava. Un panorama meraviglioso, veramente una bella vista. E il castello, eccolo qua, devo dire imponente. Facciamo un giro adesso dall'esterno e poi andiamo dentro a vedere. L'imperatore. Non male, eh? Forma ottagonale è importante perché è la forma perfetta del cerchio e ricorda anche la forma della corona imperiale. E tutto qui richiama il numero dell'8, 8 stanze sotto e sopra e il soffitto anche. Federico sapeva il fatto suo, è stato bravo a costruire questo bellissimo castello, veramente raffinato, con molte decorazioni che ricordano la natura, flora e fauna, di cui lui era molto esperto. Ed è veramente un castello impressionante. Brava, ne è valsa la pena. Brava Pia. Sì, Pia è triste perché ovviamente, come succede in molti posti, anche qui hanno, diciamo, rubato o preso in prestito parti dell'edificio per costruire altre cose. Abbiamo letto, per esempio, in Sicilia, in Calabria. Ma bello. Eccoci qua, dopo il castello, dopo 2 castelli in realtà, finalmente non mi fa più, finalmente Pia non mi obbliga più a vedere castelli, ma siamo, siamo al mare, Il guardate primo qua. castello? No, io ho detto, per me è uguale, tu hai detto entriamo. Oh, siamo al mare, guarda qui, che meraviglia. Domani giornata a mare, assolutamente. Qui abbiamo visitato la città di Molfetta, volevamo fare una passeggiata per la città, visitare un po', ma in realtà la città era un po' morta, non c'era niente, forse perché è troppo fuori stagione. Sembra un paese fantasma. Non c'è nessuno. La differenza tra Bari, prima piena di persone, di folla, e adesso è silenziosissima. Questa deve essere la spiaggia di Molfetta. Buono.
Ci siamo mangiate le nostre focacce ripiene comprate in quel ristorante fantastico a Bari e poi siamo tornate a casa. Il giorno dopo siamo andate a Polignano a Mare e pioveva. Ma il sole uscirà molto presto e poi andiamo in spiaggia a fare un bagno. Ma prima caffè. Sempre. Abbiamo trovato questa bancarella di frutta a guscio, noci, eccetera, e non abbiamo resistito. Ci siamo comprate delle mandorle da sgranocchiare sulla spiaggia e poi abbiamo fatto una passeggiata in giro per il paese di Polignano. Le viste erano ovviamente fantastiche e persino il sole è uscito dopo un po', quindi siamo state fortunatissime. E poi siamo andate al mare. Allora, abbiamo appena fatto il bagno. Com'è andata, Pia? Benissimo. L'acqua non era fredda di più, completamente congelata. Per Pia questo non è niente perché a Pia piace fare i cold plunge, quindi lei è pazza già di suo, ma per me era completamente congelata. Ma dopo 2 minuti ci si abitua. Ci si abitua, you get used to it. Yeah. E si stava benissimo. Una bella nuotata rinfrescante. Sì. E spero che l'acqua del mare uccida tutti i batteri così la mia voce torna. E niente, siamo qua, è pieno di gente. Veramente, veramente tanta gente. Ma è anche molto rilassante. Ti piace Monopoli? Sì. Sì. Ma è affollata, come tutto. Adesso non ho veduto, Non ho visto? non ho visto tanto, Ah, ma mi piace ancora. brava. Mi piace che è tutto bianco, ma non mi piacciono le persone. Ora ti piace di più? Sì. Sta pensando. Still, how would you say still? Ancora. Ancora. Is it ancora now? Ancora significa still o di nuovo? Ah, Dipende dal contesto. sempre. Ho piace fatto ancora un giro, so I did that again. O mi piace ancora, I still like it. Mi piace ancora, Brava. ma mi piace sempre. Tutto. Mi trova nell'Italia. Ah, mi piace sempre tutto quando sono in Italia. Sì. Brava. Tutto è bello e tutto buono in Italia. E ti piace ancora? Sì. Ancora di più? Ancora di più. Wow. Abbiamo comprato delle olive verdissime da una bancarella per strada e adesso ce le mangiamo qua a Monopoli. Siamo sedute qui, la spiaggia sarebbe da quella parte ma è chiusa, stanno facendo dei lavori e noi ci godiamo questo spazio e vediamo queste olive meravigliose. Veramente meravigliose, buonissime. Allora, siamo nel secondo hotel che vi faccio vedere perché è carinissimo e ve lo faccio vedere prima che venga riempito dalle nostre cianfrusaglie. Questo è il bagno, questa è la camera da letto, è davvero carinissimo. Questa è la cucina.
Bella, eh? Penso che anche oggi Pia abbia trovato una veranda, non so, un tetto con un qualcosa. Queste scale non so se si vede, ma sono ripidissime, non riesco, devo aggrapparmi. Paura di cadere qua. Allora, vediamo dove siamo. This was our family home. There's a child bed. Oh, vediamo. Wow. Ah, questa era una camera da letto. Bellissima questa casa. Mi piacerebbe vivere qui. Allora. Ah, vabbè, mi aspettavo di più. I thought it was a bit more impressive. I mean, there's another one over there. That's the one that's probably locked. Ah, For sure, that would be nice. carina. Mm. Va bene, I would go over andiamoci. there. Buongiorno Pia, Buongiorno. come ci sentiamo oggi? Benissimo. Solo una risposta riceviamo da Pia, sempre benissimo, tutto è fantastico, tutto è bellissimo, tutto è buonissimo. Dove siamo oggi? Ostuni. Brava, oggi siamo a E la Ostuni. città bianca? La città bianca. Vediamo che cosa ci dà Ostuni oggi. Io inizierei da un caffè o una pipì. Le priorità. Vabbè. Nonostante la casa bellissima, io non ho dormito per niente. Sono stanchissima per questa stupida tosse, ma stamattina siamo andate in farmacia a comprare dello sciroppo. Vediamo se aiuterà. Sì. Oggi fa caldissimo, non sembrava, non sembra perché è molto nuvoloso, ma si fa veramente caldo. Arriva qualcosa. Oh my God. Quello non lo farei mai. Oh, che bella. Ed è anche bello essere all'ombra perché oggi ho dimenticato i miei occhiali da sole, che è un errore madornale nella città bianca. Che sono abbagliata oggi e accecata. Ai, ai, ai. Oh, ho fame. Pia, ho fame. No. Oh oh. No adesso. Un problema. Riccardo caffè. Ah. No, sembra chiuso Riccardo. I just asked you for banana and you said no. I know, but all this walking from the car, the last 5 minutes. There's breakfast. Allora, anche oggi è tutto vuoto, non c'è nessuno in giro, cioè pochissime persone, però penso che sia quello che stiamo vivendo in tutti i posti, che la prima ora è vuota e poi si svegliano tutti e arrivano le folle. È perfetto per noi. Per noi sì, perché siamo molto mattiniere, ci svegliamo presto, anche perché io non dormo, quindi mi devo svegliare presto. Anche stamattina alle 6:30 ci siamo svegliate. E poi quando arrivano le persone noi ce ne andiamo. Perfetto. Un gatto. Abbiamo trovato le persone, semplicemente non eravamo nel centro. Perché se esci un attimo dalle vie principali le persone non ci sono. Ci vedo, ci siamo arrese e siamo andate a comprare degli occhiali da sole perché ero completamente accecata. Ui. Però sono belli, no? Molto diva style. Allora, un sacchettino pieno di olive da ieri. E ci siamo spostate a Locorotondo. Ah, ora si ricorda come si pronuncia, bravissimo. Stiamo andando in questo parchetto pieno di bambini urlanti perché volevamo fare una pausa, ma non sarà molto rilassante, immagino. Vediamo. E Locorotondo significa luogo rotondo, perché è una città rotonda.
Sempre felice? Pia sempre felice. Loco Rotondo, il luogo rotondo, il paese rotondo, anche bianco, anche questa è la città bianca. No, anche qua turisti, Pensavo non fosse molto turistica, invece anche qua turisti. Allora, Pia ha preso un caffè leccese, cioè un caffè con ghiaccio e latte di mandorla, che io in realtà non ho mai provato, lo proverò magari domani. Vediamo la sua impressione. Tastes like marzipan. Oh, marzipane, a me piace. Ok, domani lo provo anch'io. E io ho preso un tè caldo per la mia gola. Che tristezza. Cari amici, siamo arrivati all'ultima tappa della giornata, che è Alberobello. Siete curiosi? Sicuramente. Io ci sono già stata e mi ricordo che era stata una bella esperienza. Pia non c'è mai stata, quindi vediamo. Riusciamo già a vedere qualche trullo là in alto e vediamo un sacco di grandi gruppi di gente che tornano a casa, quindi siamo molto felici. Speriamo che non sia troppo affollato. Anche queste persone stanno andando a casa. Bravi, andate, ciao. Allora, eccoci qui nella città dei trulli. Fin qui poca gente, che è molto buono, qua ci piace. I trulli sono ovviamente parte dell'UNESCO, patrimonio dell'UNESCO mondiale, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Una teoria dice che sono stati costruiti senza cemento per poter essere smontati rapidamente ed evitare tasse imposte dal Regno di Napoli. Molto interessante, ma è solo una teoria, non si sa se sia vero. Sono costruiti con pietra calcarea locale raccolta direttamente dai campi durante la lavorazione agricola. Oggi molti trulli sono ancora abitati, oppure appunto sono case vacanza, ristoranti, negozi, eccetera, come questa casa vacanza. Allora, sono tutti i tetti, ci sono dei simboli come questi e il significato sono dei simboli della tradizione pagana o tradizione magica o fede cristiana, e alcuni sono fatti per protezione, per proteggere le case. Per esempio lì c'è una croce che indica appunto la protezione cristiana, oppure c'è un cuore con una freccia che rappresenta la devozione o la sofferenza, ce ne sono vari, insomma. Instead, you know. Mhm. Quindi, bella? What is the Ti piace? Sì, mi piace. Alberobello? Molto bella. Alberobello, ne vale la pena. Adesso ci sono dei bei gruppi di scuola, ma non importa perché noi andiamo a casa, così ci facciamo una bella doccia e poi andiamo a mangiare. Oi! Yeah. Sono già pronta per la cena, non vedo l'ora. Vediamo dove andiamo. E niente, Alberobello molto bella, ci è piaciuta. Decisamente vale la pena visitarla. Ve la consigliamo. Allora, questa mattina stiamo passeggiando a Martina Franca, in questo paesino bellissimo, ci sta piacendo molto. Ancora è tutto chiuso, stanno ancora tutti dormendo,
ma è molto tranquillo, molto piacevole passeggiare. Martina Franca è dove abbiamo soggiornato durante alcuni giorni della nostra permanenza in Puglia ed è dove suggeriremmo di stare perché è un paesino veramente bellissimo ed è alla giusta distanza da tutte le principali attrazioni della zona. Questa è la postazione, l'unica ombra della spiaggia. In direzione Lecce ci siamo fermate a passare una giornata al mare, a rilassarci. Ok, eccoci qua. Dove siamo? Lecce. Siamo a Lecce. Fai vedere quanto sei bella stasera. Oh, wow, sexy. Pia è molto bella stasera perché andiamo ad un Anche tu. appuntamento. Anche io. Oh wow. Adesso andiamo dentro a Lecce. Anche Lecce è bello. Sì, andiamo a cercare qualcosa da mangiare Ui. perché ce lo meritiamo. Dopo una giornata passata a fare niente al mare, in spiaggia, a riposarci e ad abbronzarci, adesso andiamo a mangiare. Cena. Sì. Very nice. Molto bella. Eccoci qua, siamo dove eravamo ieri sera, ma dall'altra parte dell'anfiteatro. È una giornata abbastanza decente per ora, ma in realtà il piano era di andare in spiaggia, ma il meteo, le previsioni dicono che piove molto presto, quindi abbiamo deciso di stare qui in città e di berci dei bei caffè, plurale, caffè, e di visitare un po' la città di giorno Anche le pucce. e di mangiare, bere molteplici caffè e mangiare, vediamo, molteplici pucce. Abbiamo trovato un sacco di bei posti che abbiamo salvato Sì. e molti fanno pucce senza glutine. glutine, esatto, quindi andremo a vedere, insomma. Sì, questo è l'anfiteatro, molto bello, con la statua di San Nicola lì in alto e anche là dentro. Eh sì, queste sono le nostre facce, la mia faccia dopo un'altra notte senza aver dormito molto bene perché ho tossito molto e il signore nella stanza di fianco a noi ha russato molto, ha russato così tanto che riuscivamo a sentirlo attraverso il muro. Buon per lui, vuol dire che lui ha dormito bene, sono felice per lui. Sì. Molto Io no, Pia no a causa mia, quindi cerchiamo. Anche a causa di lui, molto bene. Insomma, Pia dovrebbe... Pia è il problema. Ci sono un sacco di rondini, già ieri sera facevano un casino incredibile e anche stamattina volano dappertutto, molto belle. Bene, molto bello, continuiamo. That's it, man. Yeah, it's just this part that they've excavated. Here. Colazione tipica di Lecce, caffè leccese, pasticciotto. Vediamo cosa abbiamo. Ci siamo fermate qua sotto un albero perché ha iniziato a piovigginare un pochino, quindi
Martina Franca. Oh, per te. guarda, senza glutine Martina Franca, con capocollo di Martina Franca, carne tipica, e salice salentino, con la Bologna mi sembra che hai. Buono, non vedo l'ora di vederla. Tira fuori. Siamo tutti in attesa, che suspense. Oh, un'altra. Attendiamo. Pronti? Oh. Bello. Oh, 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 Oi, oh, oi, oh, oi, oh, oi, oh. oi. Oh, wow. Molto buono. Profuma. Buon odore. Ok. Brava. Buon appetito. Dopo questa deliziosa puccia abbiamo visitato un museo, visto che ha iniziato a piovere sempre più forte. Questo museo si chiama Museo Faggiano ed era in realtà una casa privata e durante gli anni, quando il proprietario voleva fare dei lavori a questo edificio, si sono scoperti questi reperti archeologici che erano sotto la casa e quindi questo signore poi ha costruito, diciamo, questo museo dalla casa per permettere alle persone di vedere che cosa c'era lì e imparare la storia di questo edificio interessantissimo. Buongiorno. Zanzare. Buongiorno. Ah sì, può essere. Ci siano molte zanzare. Siamo in un bellissimo parco. Stiamo andando verso Matera, ma volevamo fermarci per una piccola pausa e anziché fermarci nel centro di Taranto, che sicuramente sarà pieno di gente e non ci va, ci siamo fermate in questo bel parco vicinissimo a Taranto e a quanto pare all'acqua, che adesso che ho tolto gli occhiali non vedo più niente, ma dovrebbe essere davanti a noi. E vediamo, facciamo una bella passeggiata e ci godiamo Forse la vista. troviamo un caffè. Sì, sarebbe bello trovare del caffè da qualche parte, ma non so se ci sarà caffè qua dentro. Vediamo. All'avventura. Sempre l'avventura. Ed ecco qua il mare. Wow, immerso in questa bellissima pineta. Mica male. Ha un suo perché. Ah, sì, sempre. Pia ha imparato Sempre. questa nuova espressione, ha un suo perché. Sì. Questa passerella è meravigliosa, immersa nel verde, con vista mare. Che bel posto che abbiamo trovato. Non è molto sicura, vedo che ci sono alcuni punti un po' pericolosi, con un po' di buchi, ma noi vediamo di non cadere giù. Tutto molto bello, ma sempre tutto molto sporco, sempre spazzatura dappertutto. Questi italiani non sono molto civili, non sono molto puliti. È un peccato, perché si rovina un posto così bello buttando roba. Anche per strada, nelle autostrade, superstrade c'è sempre spazzatura. La gente è proprio... Tantissimo. Sì, non gli interessa. Buttano fuori dal finestrino, dalla macchina. Chi se ne frega? Che peccato. Questo potrebbe essere il centro storico. Ti annoi con me, Pia? È incredibile, si annoia. La porto a vedere i posti Sono più belli stanca. d'Italia, più belli del mondo, e questa sbadiglia. Sono Cioè, che stanca. noia. La gente pagherebbe per essere al tuo posto e guarda te.